Amici di Red, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi vogliamo prendere spunto da uno dei temi più ricorrenti nei commenti ai nostri post sui social e ai nostri video qua su YouTube, quello relativo ai prezzi delle moto oggi nel 2024 e all'inizio del 2025. Prezzi delle moto che appaiono sempre più alti, appaiono perché effettivamente lo sono, non solo a fronte di dotazioni sempre maggiori, ma spesso anche nella parte bassa della gamma della produzione di motociclette. I costi si sono alzati parecchio, in linea, va detto, con un aumento dei prezzi di tutto ciò che riguarda la produzione, dai materiali all'energia, al netto delle giustificazioni effettive, nell'impatto sui portafogli di noi motociclisti è spesso devastante. E da questo punto di partenza oggi voglio proporvi una selezione di alcune moto economiche, segnatamente sotto i 7.000 euro, dunque diciamo alla portata di quasi qualunque tasca. Una premessa va fatta: spesso si tratta di moto che coincidono con i requisiti per la patente A2, dunque moto semplici, abbastanza semplici, con una potenza al di sotto dei 48 cavalli, leggere, facili da guidare, ma non per questo necessariamente poco gustose, anzi ci sono alcune cose davvero sfiziose, perciò bando alle ciance e iniziamo subito con questa rassegna delle migliori moto economiche per il 2025. Iniziamo questa rassegna con una vera e propria chicca. Non è minimamente nelle mie corde, ma la Benda Napoleon Bob 500, a vederla così a schermo come ce l'ho davanti, è fatta davvero bene, una bobber convincente, ovviamente per chi apprezza il genere custom, le moto in stile americano, ma in questo caso che viene dall'Oriente. È una 500 di cilindrata, ha la particolarità di avere un V2, dunque non un bicilindrico parallelo, da circa 48 cavalli e se il design è dominato dal contrasto tra nero e oro nella colorazione di presentazione, quello che fa ancora più sognare, anche se è un po' un'illusione, è la sospensione anteriore, perché sembra una Springer, in realtà è una forcella a steli rovesciati ricoperta da cover in plastica per ciascuno dei due steli, che dà appunto questa illusione di ricercatezza tecnica, ma d'altronde a un prezzo di 6.490 euro non ci sarebbe stato assolutamente spazio per una sfiziosità simile all'avantreno. La seconda moto in questa rassegna, che sto percorrendo in ordine alfabetico, è una vera best seller degli ultimi anni, la TRK 502X di Benelli, quindi una adventure anche nelle dimensioni abbastanza importante, ma in formato ridotto in termini di prezzo, perché qui partiamo da 5.990 euro, quindi siamo addirittura sotto la soglia dei 6.000, ridotta in termini anche di cilindrata, 500 cm3, e di potenza, i canonici 35 kW che la rendono guidabile anche con la patente A2. Da sempre un po' forse il suo tallone d'Achille, il peso dichiarato in 213 kg a secco, dunque decisamente di più in ordine di marcia, ma una moto in assoluto completa e che consente a chiunque di iniziare a viaggiare con una spesa contenuta. Giunti a questo punto, già dopo le prime due proposte di questa rassegna di moto economiche, posso già immaginare i commenti che state per scrivere qui sotto al video e provo a ribattere in anticipo. A cosa mi riferisco? Al classico: beh, ma con 7.000 euro cerco nel mercato dell'usato e mi prendo una maxi moto di un po' di anni fa. Ovviamente liberissimi di farlo, ha assolutamente senso, ma dovete essere pronti a ciò a cui andate incontro, perché se è vero
che la cifra richiesta per acquistare il veicolo è la stessa, la destinazione d'uso di una maximoto e di moto semplici come quelle di cui stiamo parlando è diversa, ma soprattutto molto diversi sono i costi di gestione tra una moto nuova, leggera, semplice, fatta per permettere a chiunque di salire in sella e partire, e magari una moto di qualche anno fa che, per quanto messa bene, avrà sicuramente bisogno di un pizzico di attenzione in più, e in ogni caso, anche se non ne avesse bisogno, avrà dei costi connaturati proprio al suo essere una moto a cilindrata piena magari, o ancora più grande. Dunque non indugiamo oltre e con la terza proposta sbarchiamo in Germania con la più piccolina della gamma Naked di BMW, la G310R. Una moto, anche lei ovviamente guidabile con la patente A2, con un motore monocilindrico da 34 cavalli e 28 Nm, non al limite delle prestazioni consentite dalla patente A2, magari un filo sotto, ma la G310 si può dire che faccia della leggerezza, della facilità di guida le sue armi migliori. 164 kg in ordine di marcia e con il pieno di benzina per lei sono una garanzia di agilità fulminea nel classico percorso casa-ufficio e poi, perché no, anche in una gita fuori porta. Un esempio di qualcosa in più in termini di prestazioni rispetto alla G310 e con in più un appeal un po' british è quello di Brixton Motorcycles con la Crossfire 500. Per lei un motore bicilindrico fronte marcia da 486 cm3 e 35 kW puliti, quindi 48 cavalli scarsi come prescrive la normativa per la patente A2, e quello stile british a cui accennavo declinato un po' in salsa moderna, con un serbatoio spigoloso, qualche riferimento al mondo scrambler, come per esempio immediatamente visibili i cerchi a raggi, e una dotazione che tutto sommato non è niente male, visto che le sospensioni sono Kayaba ed entrambe regolabili. Prezzo della Brixton Crossfire 500? 5.699 euro. Con la quinta moto di questa rassegna sotto i 7.000 euro torniamo in Oriente, in Cina, per vedere la CF Moto 800 NK. L'abbiamo già imparata a conoscere in questi anni dalla sua presentazione, sappiamo bene che unisce una piattaforma di derivazione KTM ha un design nato in Italia, firmato da Modena 40, il tutto in un pacchetto che non eccelle magari per completezza, ma ha caratteristiche da media naked di sostanza, unite a un prezzo di 6.990 euro nella versione sport, quella base, quella che in realtà a tanti potrebbe piacere di più, perché invece della strumentazione a tablet da 8 pollici ne ha una sempre TFT a colori, ma più compatta e orizzontale. Parlando di base KTM 790 Duke, qui i cavalli sono 95, uniti a sospensioni regolabili, e rispetto alle moto che abbiamo visto fin qui ha un aspetto, in generale ha una presenza scenica più da moto matura, fatta e finita a dimensioni reali, potremmo quindi dire. Quindi se da una parte questo può essere un pregio per i motociclisti esperti che cercano una moto economica, attenzione, perché forse non è la più adatta per i neofiti assoluti, visto il peso e appunto le dimensioni. Se però tra i requisiti della moto economica che state cercando al di sotto dei 7.000 euro c'è anche quello di una nomea di ferro per l'affidabilità come quella dei marchi giapponesi, tranquilli, ci sono diverse proposte anche per voi, come quella della Honda CB500 Hornet. Prende il nome Hornet dall'anno scorso, la base tecnica è però quella che già conosciamo da parecchi anni della CB500 ultra collaudata, con il bicilindrico parallelo da 48 cavalli e 43 Nm, unito a un pacchetto che complessivamente pesa
188 kg con il pieno e che assieme alla ruota anteriore da 120/70, non così scontata su moto di questa categoria che spesso usano il 110, regala alla moto una guida sì semplice, grazie anche alla facilità di raggiungere terra con entrambi i piedi, per esempio per me che sono 1,74 m, dunque non particolarmente alto, ma allo stesso tempo matura, stabile. Il tutto, come detto in premessa, con il marchio Honda a fare da cappello e a regalare tranquillità anche per chi sta cercando una moto a basso costo. Restiamo in Giappone con la prima super sportiva, potremmo dire sportiva, carenata di questa rassegna. 6.990 euro, dunque 300 in più della Honda per la Kawasaki Ninja 500 SE, dunque la top di gamma della gamma 500 di Kawasaki, che ha anche, per dire, l'avviamento keyless, una bella chicca da mostrare al bar e tutt'altro che banale su una moto di questa categoria. Anche per lei un bicilindrico parallelo, in questo caso da 451 cm3 e 45,4 cavalli, e in generale invece una ciclistica più improntata alla leggerezza e alla sveltezza tra le curve. Il peso in ordine di marcia infatti è di 172 kg, ma in generale la cosa più importante di una moto carenata in questa categoria è che fa davvero sognare quelle più grandi. Un'altra moto che fa della leggerezza e dell'agilità il suo cavallo di battaglia è decisamente la 390 Duke, la naked di Mattighofen spinta dal monocilindrico da 399 cm3 e 45 cavalli. Leggerezza e agilità perché il peso dichiarato in questo caso senza benzina è di 165 kg. Il look è quello classico delle KTM, sguaiato, aggressivo, che potrà non piacere a tutti, ma di certo attira lo sguardo anche in questo formato, diciamo, più piccolino. E sì, è vero, KTM in questo periodo non naviga proprio in acque tranquille, ma recentemente è proprio la produzione delle più piccole della gamma, dunque delle 390, che è stata confermata in continuità e dunque senza lo stop che ha riguardato invece le moto più grandi. Perciò non ci dovrebbero essere problemi di sorta a reperirne una anche bella fresca di fabbrica e non proveniente da uno stock. E tutto questo a un prezzo appena sotto ai 7.000 euro, pari a 6.780. Quella di cui vi parlo adesso è l'unica eccezione alla soglia dei 7.000 euro che abbiamo dato a inizio video per identificare le nostre moto economiche, ma c'è un motivo ben preciso e ci arrivo subito. Sto parlando della QJ Motor SVT 650X, una maxi enduro a tutti gli effetti con ruota anteriore da 19 pollici e un design discretamente originale, magari non per tutti, visto il faro anteriore abbastanza strano, ma di sicuro pronto a farsi riconoscere anche in capo al mondo. Ciò che ne ha giustificato la presenza in questa rassegna, nonostante il prezzo di 7.490 euro, non è il motore bicilindrico V da 76 cavalli, che è comunque abbastanza raro in questa fascia di prezzo, ma più che altro il fatto che QJ Motor propone questa moto con di serie il tris di valigie, dunque le due laterali e il top case posteriore, che di solito tutte assieme hanno un valore, un costo in termini di accessorio notevole quando si acquista una moto nuova, e dunque sì, costa 490 euro di listino, più della soglia che ci eravamo dati a inizio video, ma in compenso è l'unica, potremmo dire, che offre un pacchetto pronto a viaggiare verso qualsiasi destinazione appena uscita dal concessionario. Restando in tema di viaggio, passiamo alla Royal Enfield Himalayan, che è stata aggiornata di recente e mi viene da dire in questi anni è diventata un po' l'icona della moto pronta a tutto e
super economica, anche in questa nuova versione con il motore che Royal Enfield ha denominato Sherpa, per far capire di cosa dovrebbe essere capace. Costa 5.990 euro con 40 cavalli e 40 Nm per metro, ma se dubitate che sia possibile viaggiare fino in capo al mondo con una moto di questo genere, con una potenza così limitata, beh, ci ha già pensato il Corda a darvi una risposta con un video che vi linko qua sopra, che trovate sul nostro canale YouTube, in cui si è sparato un viaggio super impegnativo in inverno, dando l'attacco a una delle strade più alte in Europa proprio con la Royal Enfield. Dunque è inutile che io mi dilunghi oltre. Pensata per i viaggi lo è anche la Voge Valico 625 DSX, aggiornata dalla precedente 525 e che costa 6.490 euro. In questo caso abbiamo un bicilindrico parallelo da 581 cm3, 63 cavalli, un peso in ordine di marcia di 191 kg e una dotazione piuttosto completa, che in questa categoria porta anche due accessori utili per chi non teme nessuna stagione per viaggiare, ovvero sia manopole e sella riscaldabili. Ah sì, e se oltre alle stagioni non temete neanche diversi tipi di terreno, sappiate che questa Voge Valico ha ovviamente l'anteriore da 19 pollici in pieno stile Max Enduro, ma pure l'ABS disinseribile. Chiudiamo questa rassegna di moto economiche sotto i 7.000 euro tornando in Giappone e tornando a qualcosa di un po' più sportiveggiante, la Yamaha MT-03, che condivide la base tecnica con la sportiva R3, compreso il bicilindrico parallelo da 321 cm3 e 42 cavalli, un motore adatto soprattutto a chi predilige i propulsori che amano girare in alto e frullare, perché con la sua cilindrata un po' più piccolina di altri motori di questa categoria è proprio in alto che si spinge per darvi la potenza. Altra caratteristica essenziale, la leggerezza, 166 kg in ordine di marcia con il pieno di benzina. Dunque anche in questo caso, come per altre naked sotto i 7.000 euro di cui abbiamo già parlato, è un po' la scelta ideale se volete ottenere dalla vostra moto tanta agilità, facilità e maneggevolezza nell'uso quotidiano, abbinate anche a una giusta dose di divertimento per il weekend sui passi. Bene, dunque abbiamo concluso questa rassegna di moto economiche sotto i 7.000 euro che dimostrano in un certo senso come sia possibile entrare in una concessionaria e uscirne con una moto nuova di zecca con tutte le caratteristiche necessarie a divertirsi e a godersela ogni giorno. Che vogliate viaggiare, divertirvi nei weekend o anche utilizzarla tutti i giorni. Ora io vi invito come sempre, ma ancora di più del solito, a farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste moto sotto i 7.000 euro e se voi in una situazione del genere, dovendo scegliere con questo budget cosa fare, sareste più propensi a cercare una maximoto di tanti anni fa, perché ormai con i prezzi dell'usato di oggi bisogna andare parecchio indietro nel tempo, oppure una moto nuova che vi dia tutto un altro tipo di garanzie. Per il resto non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video qui sul canale di Red. Ciao amici!